La merenda del pomeriggio è un passaggio che deve fornire ai ragazzi circa il 10% del fabbisogno totale della giornata. Quindi non si tratta di un momento nel quale esagerare, ma è sicuramente un passaggio importante, specialmente perché serve a fornire le energie che ci traghettano in tutte le attività pomeridiane, che siano studio o sport, sino ad arrivare alla sera. È arrivato il fresco del fresco, più fresco dai campi, alla tua tavola. Bella la frutta dolce, bella la frutta fresca, come questa grossa pesca. Arance, pompelmi, banane, uva, albicocche, pesche, pere, mele, ciliegie, pomodori, citrioli, insalata, sedano, finocchi, zucchine, melanzane, patate, cavolfiori, limoni. Cosa faccio da mangiare? Un podcast prodotto da MAP, Mercato Agroalimentare di Padova, con il patrocinio dell'USL 6. Ciao a tutti, io sono Stefano Cannas, la voce che vi accompagnerà in questo viaggio nel benessere alimentare, raccontato in questo podcast dal titolo Cosa faccio da mangiare? Un podcast prodotto da Astra Comunicazione e voluto da MAP, il Mercato Agroalimentare di Padova, con il patrocinio dell'USL 6, sempre di Padova. Vi suggerisco di restare in ascolto perché qui si parla di mangiare, ma soprattutto di ben mangiare senza pensare a diete, a sofferenze o altro. Ma torniamo ora alla merendina dei nostri figli. Per la merenda del pomeriggio vi raccomando la frutta fresca oppure i frullati di frutta, lo yogurt con frutta fresca, i gelati alla frutta. E qui continuiamo a parlare e continueremo a farlo di frutta. Per chi si appresta a fare attività motoria, la merenda che precede l'attività sportiva deve essere leggera, deve essere di facile digestione, quindi composta da zuccheri semplici e carboidrati complessi che danno proprio il giusto mix energetico senza complicazioni per la digestione. Le soluzioni più indicate sono ad esempio una fetta di pane con la marmellata, possibilmente dolcificata solo con zuccheri della frutta, oppure proprio di frutta fresca. Va bene anche la combinazione dolce-salato, tipo un pacchetto di crackers e un frutto, oppure una buona idea è costituita anche da una merenda con uno yogurt e un frutto, e perché no, magari anche un 15-20 grammi di frutta secca. Ciò che vi raccomando di dire sempre ai vostri ragazzi è di consumare almeno 2 bicchieri d'acqua durante il loro allenamento, e questo soprattutto per loro che fanno attività sportiva o anche semplicemente perché magari svolgono, così parlando più dei bambini, dei giochi che richiedono comunque un certo movimento fisico. La frutta è la soluzione più idonea, ma a volte si può anche variare. Ad esempio, per chi vuole fare rifornimento in fretta va bene un frullato di frutta, a cui aggiungere latte, a cui aggiungere lo yogurt, e il sempre utile panino al formaggio già citato in precedenti appuntamenti, ma anche una fetta magari di pizza bianca o al pomodoro. Possono andare bene tutte queste combinazioni, ovviamente se alternati durante la settimana anche alle altre proposte. Volete una nuova idea? Una bruschetta, una fetta di pane comune con il pomodoro, l'origano e l'olio extravergine di oliva rappresenta un'ottima idea per uno spuntino in grado di appagare il palato e fornire la giusta dose di energie. Se poi c'è qualcuno che magari durante la stagione più fredda sente di avere bisogno di un po' di zuccheri aggiuntivi anche al pomeriggio, la soluzione si può trovare con un paio di fette di pane comune o di fette biscottate caricate con un pochino più di marmellata, un pochino più di miele o di crema alle nocciole o di cioccolato fondente. Queste proposte sono tutte molto veloci e facili da realizzare, ma ricordatevi che la parola magica rimane sempre
frutta, 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 frutta fresca, che rappresenta uno dei cardini per una dieta equilibrata e soddisfacente per i nostri ragazzi. Abituarsi a consumarla durante tutta la giornata gli permetterà di tenere a bada la fame e anche di apprezzare gusti e sapori squisiti che nessun preparato industriale potrà mai eguagliare. A questo proposito, ecco allora qualche buon consiglio per facilitarvi il consumo di frutta e verdura. Consiglio number 1: lascia sempre in frigorifero un contenitore chiuso con verdura e frutta lavata e pronta all'uso. Vostro figlio aprirà il frigo e distinto mangerà quello. Consiglio number 2: mangia ogni giorno almeno un frutto o una verdura ricchi in vitamina A, tendenzialmente i frutti di colore giallo-arancio. Consiglio number 3: mangia ogni giorno almeno un frutto o una verdura ricchi in vitamina C. Tra i più ricchi sono quelli di colore verde, i frutti di colore verde, ve ne dico uno su tutti, il kiwi. E infine, consiglio number 4: cerca se puoi di mangiare diverse volte alla settimana verdure della famiglia delle crucifere. Chi conosce le crucifere le conoscete tutti, solo che non sapete che si chiamano crucifere. Stiamo parlando di cavoli, broccoli, cavoletti di Bruxelles, eccetera, eccetera. Nel prossimo appuntamento parleremo della cena, un pasto importante che va preparato con grande cura. Se avete dubbi, domande o volete chiedere consigli, potete scriverci a comunicazione@maap.it. Lo ripeto sempre, Maap con 2 A, M-A-A-P. In occasione dei prossimi appuntamenti insieme cercherò di rispondervi più che volentieri. E allora un salutone da Stefano Cannas e naturalmente da Maap, il mercato agroalimentare di Padova. Cosa faccio da mangiare? Un podcast prodotto da Maap, mercato agroalimentare di Padova, con il patrocinio dell'USL 6. Impariamo a mangiare bene a tavola.